Perché piegare un pezzo di DNA fino a dargli la forma di una piccola piramide? Non è un vezzo e non è nemmeno solo ingegneria. È il modo che qualcuno ha trovato per fare una cosa che sembra piccola, ma piccola non è. Aiutare una cellula a fidarsi invece di respingere chi le si avvicina. Sono Luisanna, cosmetologa formulatrice e founder di Cosmetech Academy, e oggi ti porto dentro uno degli ingredienti più eleganti che ho incontrato negli ultimi mesi. Si chiama TFNA e lo trovi scritto sull'etichetta con il suo INCI. L'INCI, se è la prima volta che senti questa parola, è il nome e cognome ufficiale di ogni ingrediente cosmetico. Una lista per legge che usa gli stessi nomi in tutto il mondo, così lo stesso componente si chiama allo stesso modo in Italia, in Francia o anche in Giappone. E il suo è questo: acqua, water, butylenglycol, pentilenglycol, caprilylglycol, 1,2-hexanediol e DNA. E sì, hai letto bene, l'ultima parola è solo DNA. E so cosa stai pensando, perché lo penserei anch'io leggendolo per la prima volta su un flacone. Il DNA in un cosmetico suona strano, quasi fuori luogo, magari perfino un po' inquietante, e invece è uno degli ingredienti più intelligenti che abbia mai analizzato, perché riesce ad arrivare dove il DNA normale non arriva e lo fa nel modo più delicato e soprattutto sicuro possibile. Te lo dimostro con i dati di laboratorio, con lo studio clinico e con una formula reale fase per fase, comprese le scelte che di solito restano dietro le quinte. Ti racconto tutto, come faccio sempre, ma una cosa alla volta. Ogni settimana pubblico video come questo e short sulle novità della cosmetica professionale, ingredienti, ricerca, tutto quello che amo di questo settore e che voglio condividere con te. Se sei qui per la prima volta, mi raccomando, iscriviti al canale e attiva la campanella. A te non costa nulla, per me è molto importante perché mi aiuta a proporre contenuti gratuiti come questo. E se questo video ti è utile, lascia un like e condividilo con qualcuno che formula come te. Mi aiuti a farlo arrivare a più persone che amano la cosmetica fatta bene. E ancora, scrivi nei commenti qui sotto cosa ti interessa di più conoscere nelle formule cosmetiche. Leggere le tue risposte mi aiuta a capire cosa approfondire nei prossimi video e magari il tuo commento diventa il tema del prossimo. Fallo, mi raccomando, leggo tutto. Questo canale è fatto per chi ama la cosmetica quanto la amo io. Partiamo da una domanda semplice. Perché il DNA da solo non è mai riuscito ad entrare davvero in una cellula della pelle? Perché c'è un problema che si porta dietro da sempre. Immagina la membrana della cellula, cioè la sua parete esterna, come un portone blindato e il DNA lineare, quello classico, come un messaggero che si presenta a quel portone per consegnare un messaggio. Il problema è che sia il messaggero che il portone hanno la stessa carica elettrica, tutti e due negativa. È come se avessero due calamite con lo stesso polo. Invece di attrarsi, si respingono. Il messaggero resta fuori e il messaggio non arriva mai. Il TFNA nasce apposta per risolvere questo problema. Non è un frammento di DNA qualunque, lasciato così com'è in natura. È costruito con una tecnica di bioingegneria a partire da batteri di Escherichia coli in una struttura tridimensionale a forma di tetraedro. Pensa quindi a 4 triangoli uniti in una piccola piramide. Ogni suo lato è fatto di 21 paia di basi. E le basi, se non lo sai, sono le lettere con cui è scritto il DNA, come un alfabeto di sole 4 lettere che combinandosi compongono tutte le sue istruzioni. Ecco, ogni lato di questa piramide è lungo 21 di quelle lettere e ogni angolo si apre esattamente a 60 gradi. Non è DNA degradato o spezzato, è DNA disegnato pezzo per pezzo apposta per presentarsi in modo diverso a quel portone. E infatti funziona.
Il tFNA si avvicina alla membrana con la punta della sua struttura, un solo vertice, e mentre si avvicina ruota e cerca l'angolo giusto, perché la sua carica negativa non è distribuita in modo uniforme e presentandosi di punta ben orientato riduce quella forza di repulsione che teneva fuori il DNA normale. Dove il DNA classico veniva respinto, lui riesce a passare. E qui arriva la parte che, da formulatrice, cari colleghi, mi ha fatto davvero fermare a riflettere, perché ti aspetteresti che un messaggero di DNA, una volta dentro, corra dritto al cuore della cellula, il nucleo, cioè la cassaforte dove è custodito il nostro patrimonio genetico, quello che va protetto sempre. E invece no, il tFNA non ha le chiavi per arrivare fin lì. Gli manca quello che i biologi chiamano segnale NLS. Pensalo come un lasciapassare molecolare, il timbro che serve per essere ammessi dentro il nucleo. Ebbene, il tFNA non ce l'ha, quindi non entra nel nucleo, non tocca il genoma, cioè l'insieme delle nostre istruzioni genetiche, non attiva nessuna fase di vita della cellula. Consegna il suo messaggio proprio all'ingresso, nel citoplasma, che è tutto lo spazio interno della cellula fuori dalla cassaforte, e si ferma lì, non forza niente, resta nell'atrio e da lì fa comunque un lavoro enorme, riduce le infiammazioni, sostiene le strutture danneggiate, non stimola la cellula a fare di più, non la riprogramma, ma la assiste. Tienilo a mente, questo messaggero che entra ma non forza la cassaforte, perché ci torna utile per capire tutti i dati che stiamo per vedere. Prima di continuare, un dettaglio che per me conta sempre: chi c'è dietro. Chi produce questo ingrediente è Trautech, azienda biotech fondata nel 2015, specializzata in collagene ricombinante umano e principi attivi a base di acidi nucleici, con una piattaforma che integra ricerca, biosintesi e produzione di dispositivi medici. E i numeri raccontano un'azienda seria e strutturata: 5 brevetti già autorizzati, 3 domande di brevetto internazionale, 19 invenzioni autorizzate, 41 certificati di registrazione prodotto già ottenuti e 60 in corso, 5 i dispositivi medici di classe 3 in lavorazione. La distribuzione per il settore cosmetico passa attraverso Amita, la loro divisione Personal Care, ed è partner di Cosmetech Academy. Te lo dico con piacere, perché non capita spesso di poterti portare in un ingrediente conoscendo così bene chi c'è dietro. A questo punto potresti pensare: bello, ma è roba da laboratorio avanzato, buona per stupire su una scheda tecnica, lontana dalla pratica di tutti i giorni. E invece no, guarda solo per quali prodotti è pensato e in quali situazioni serve davvero. Come tipologia di prodotto lo trovi indicato per doposole e solari in generale, lozioni e creme per dermatiti, prodotti per pelle a tendenza rosacea, prodotti protettivi, trattamenti da usare dopo un trattamento estetico, quindi un post trattamento, creme lenitive, prodotti contro il prurito, prodotti dopo barba. E come situazioni d'uso: danno da sole, danno da radiazioni, pelle a tendenza rosacea, pelle sensibile e reattiva, stress ossidativo, esposizione alla luce blu degli schermi, invecchiamento causato dall'inquinamento e persino la cura della pelle dei più piccoli. Penso alla zona del pannolino o alla pelle molto giovane che ha una barriera ancora immatura, cioè non del tutto formata. Il profilo è chiarissimo, non è pensato come antietà generico, è pensato per la pelle sotto stress, che sia uno stress acuto come una scottatura o cronico come l'esposizione quotidiana a smog e schermi. È un ingrediente che lavora dove la pelle chiede aiuto, non dove vuole solo un capriccio in più. E allora, cosa fa davvero questo messaggio una volta consegnato?
Partiamo dai test di laboratorio, quelli che si chiamano in vitro, che vuol dire proprio in provetta. Si prendono cellule vere e si osservano fuori dal corpo in condizioni controllate per vedere come reagiscono all'ingrediente. Primo fronte, l'infiammazione. Il messaggio che il TFNA consegna dice sostanzialmente parole come calmare, lenire. In parole pratiche, tecniche di laboratorio, riduce l'espressione di interleuchina 8 del 21,7% e la concentrazione di TNF-alfa del 5,3%. Se questi nomi non ti dicono niente, non preoccuparti, sono due molecole messaggere che le cellule rilasciano quando percepiscono danno o stress, e sono proprio loro a tenere accesa l'infiammazione anche dopo che la causa iniziale è passata. Ridurle significa spegnere prima quel circuito, come abbassare il volume di un allarme che continua a suonare anche quando il pericolo non c'è più. Secondo fronte, lo stress ossidativo, cioè il danno che i radicali liberi, molecole instabili e molto aggressive, provocano dentro la cellula. Qui il dato più bello riguarda una sigla, 8-OHDG. È una specie di impronta che il danno lascia sul DNA della cellula, quello vero, quello custodito nel nucleo, soprattutto dopo l'esposizione ai raggi UV. Più impronte trovi, più danno c'è stato. Ebbene, il TFNA le riduce del 74%. Fermati un attimo su questo numero perché è quasi un paradosso poetico. Un pezzo di DNA che dall'esterno protegge il DNA che sta dentro. Non lo tocca mai, come abbiamo detto, e proprio da fuori lo difende. Terzo fronte, i mitocondri, cioè le piccole centrali energetiche che danno energia ad ogni cellula. Il TFNA riduce la generazione di ROS, che sono ancora quei radicali liberi aggressivi che abbiamo detto prima, del 39,5%. Aumenta la protezione della membrana dei mitocondri del 209% in media e potenzia la produzione di ATP, che è una moneta di energia della cellula, del 58%. Tradotto, le cellule trattate producono più energia e con meno danni collaterali. Quarto fronte, l'autofagia. Nome difficile, ma concetto semplice. È il meccanismo con cui la cellula fa pulizia dentro se stessa. Il suo sistema di riciclo interno che raccoglie ed elimina gli scarti. Il TFNA lo potenzia aumentando del 103%, le piccole vescicole che raccolgono il materiale da smaltire, del 39% la proteina che accompagna questo processo di pulizia. Una cellula più pulita è una cellula che invecchia più lentamente. Quinto e ultimo fronte in provetta, l'antiglicazione. La glicazione è quel processo per cui gli zuccheri in eccesso si attaccano alle proteine, collagene compreso, e le irrigidiscono, un po' come se lo zucchero le caramellizzasse dall'interno, rendendole rigide e meno elastiche. Ed è uno dei motori nascosti dell'invecchiamento. Il TFNA riduce del 35% uno dei prodotti finali di questo processo, la CML, che si accumula proprio nel derma, cioè lo strato profondo della pelle, con il passare degli anni. Ora dirai bello in provetta, ma sulla pelle vera funziona? Perché una cosa è vedere cellule reagire in laboratorio, un'altra è vedere risultati su persone in carne ed ossa. E anche qui c'è uno studio clinico, cioè proprio su persone in carne ed ossa, che voglio darti per intero, senza tagliare nulla. Quindi prenditi un caffè, ci mettiamo comodi. Una cosa alla volta, come faccio sempre. Partiamo dal protocollo e qui vale la pena fermarsi un attimo sui termini tecnici perché li troverai spesso quando si parla di studi fatti per bene. Randomizzato vuol dire che le persone sono state divise nei gruppi a caso, non a scelta, così nessuno può influenzare il risultato, nemmeno senza volerlo. Controllato vuol dire che c'è un gruppo di paragone, metà ha usato la crema con il TFNA, l'altra metà una crema identica in tutto tranne che nell'attivo, quella che si chiama placebo.
E poi un altro termine, doppio cieco, vuol dire che né le persone né chi misurava i risultati sapevano chi stava usando cosa. Così l'aspettativa positiva o negativa non può influenzare nemmeno inconsciamente le misurazioni. È il modo più serio che esiste per essere sicuri che un risultato sia vero e non solo quello che ci si aspettava di vedere. Detto questo, ecco i numeri: 73 donne tra i 25 e i 60 anni, 6 settimane di trattamento, 2 applicazioni al giorno sul viso, crema al 2% di TFNA. Una cosa prima dei risultati: ogni parametro è stato misurato con uno strumento apposito, non ad occhio. Sono apparecchi e macchinari che danno un numero oggettivo a quello che l'occhio percepisce soltanto vagamente. Te li nomino mentre andiamo avanti, così sai che dietro ogni percentuale c'è una misura vera. Sulla luminosità della pelle, misurata con uno strumento chiamato glossimeter, già a 2 settimane la differenza con il placebo è del 9,89%, a fine studio sale al 18%, con la pelle trattata visibilmente più luminosa mentre il placebo resta fermo. Sulla levigatezza, cioè quanto la superficie della pelle è liscia e uniforme, misurata con il Visioscan, più 16,97%, un dato statisticamente significativo che vuol dire semplicemente che è un risultato solido, non frutto del caso. Sull'eritema, cioè il rossore misurato con il Mexameter, il confronto è quasi impietoso. Il gruppo placebo mantiene lo stesso rossore per tutto lo studio, quasi lo peggiora. Il gruppo trattato lo riduce già dopo 2 settimane e mantiene l'effetto calmante fino alla fine, con una differenza del 15,12% rispetto al placebo. Sulla perdita d'acqua attraverso la pelle, quella che i tecnici chiamano TUL e misurano con il TUAmeter, e qui ti spiego cos'è perché è un concetto chiave. La pelle in continuazione lascia evaporare un po' d'acqua verso l'esterno. Una barriera sana ne trattiene di più. Una barriera rovinata la lascia scappare. Meno acqua perde, meglio sta la pelle. Ecco, con il TFNA la perdita cala rapidamente nelle prime settimane e si stabilizza a meno 13,2% rispetto al placebo, e anche i punteggi di secchezza della pelle sono risultati molto più bassi nel gruppo trattato. Messi insieme, questi due dati raccontano un'idratazione reale, non solo percepita. Sulla densità del derma, cioè quanto è compatto e pieno lo strato profondo della pelle misurata con il Dermascan, a 2 settimane già siamo a più 12,4%, a fine studio a più 39,3% rispetto alla partenza. E qui il dato che trovo più eloquente di tutto lo studio: nello stesso periodo il gruppo placebo perde il 9,7% di densità, non resta fermo, ma peggiora. Ed è proprio questa la differenza tra un trattamento che fa qualcosa e la naturale evoluzione della pelle lasciata a se stessa. Sull'elasticità misurata con il Cutometer, che è uno strumento che valuta quanto la pelle è soda ed elastica, cioè quanto torna indietro pronta quando la si solleva delicatamente. Abbiamo questi dati: più 5,6% già a 2 settimane, fino a più 23,9% a fine studio. Messo insieme al dato di densità è un'evidenza solida di efficacia sulla fermezza della pelle. C'è anche un confronto riassuntivo che mette insieme 8 parametri di qualità della pelle, tutti insieme: luminosità, levigatezza, secchezza, idratazione, uniformità, rossore, opacità. Conferma in un colpo d'occhio tutto quello che hai appena sentito nel dettaglio, con il gruppo trattato sempre davanti al placebo su tutti e 8. E poi la sicurezza, il punto su cui non abbasso mai la guardia. La tollerabilità è stata valutata su 11 parametri diversi dopo 6 settimane di utilizzo e nessuna delle partecipanti ha mostrato segni di reazione su nessuno di questi. Erano compresi anche rossore, brufoletti, desquamazione e gonfiore.
tutti favorevoli, un attivo potente che resta gentile con la pelle ed è esattamente quello che chiedo ad un ingrediente pensato per la pelle fragile. E adesso, la domanda che magari ti stai facendo da 10 minuti, bello l'ingrediente, ma come lo metto dentro un prodotto vero? E quindi ti porto dentro la formula, perché tutto quello che hai sentito diventa concreto solo quando lo vedi dentro un flacone. E qui una precisazione perché sia chiaro, questa è la formula dimostrativa che mette a disposizione il produttore, non una che ho scritto io. La prendo così come arriva e la studiamo insieme riga per riga, esattamente come faccio sempre con le formule dei fornitori. È molto interessante come formula, si chiama Hydra DNA Jelly Mist. Ma cos'è esattamente questa Hydra DNA Jelly Mist? È una mist per il viso, cioè uno spray, ma con una particolarità che la rende speciale. Nel flacone è una gelatina solida e nel momento in cui la spruzzi si trasforma in una nebbiolina finissima, quasi un siero. Quella sensazione così particolare nasce tutta dal Gellan Gum, il biopolimero naturale che crea gel compatti, rigidi e fragili. Dentro ci sono i due attivi che già conosci, il TFNA che sostiene l'equilibrio della pelle, tiene a bada l'infiammazione, e il complesso mineralizzante marino che porta magnesio e minerali facilmente assorbibili per un'idratazione immediata e un recupero rapido. È pensata proprio per la pelle stressata, per la pelle arrossata e la lascia appunto fresca, riequilibrata, confortata. Si usa spruzzandola direttamente sulla zona da trattare, su pelle pulita e integra, lasciando che formi un velo uniforme. Prima cosa da chiarire, non è un'emulsione, cioè non è la classica crema fatta di acqua e olio omogenizzati, mescolati insieme, è un idrogel, cioè un gel a base di acqua con un contenuto d'acqua altissimo tenuto in forma da un ingrediente che si chiama Gellan Gum allo 0,2%. Nel flacone ha una consistenza un po' solida, gelatinosa, quasi un budino trasparente. Basta lo sforzo della pompa spray a rompere per un attimo quella struttura e il prodotto esce come una nebbiolina leggera, ossia una mist. Sulla pelle il gel si ricostruisce e lascia un velo sottile. Questo comportamento ha un nome, si chiama tissotropia. Il gel si comporta come un solido finché sta fermo e diventa fluido appena lo sollecito. Non è un caso, è ingegneria di texture, esattamente come la forma del TFNA. E adesso leggiamola per intero, fase per fase, come faccio sempre. Fase A, glicerina al 5%, pentylen glycol al 3%, butylen glycol al 2%. Sono umettanti, cioè sostanze che attirano e trattengono l'acqua nella pelle come piccole spugne e insieme aiutano a stabilizzare il sistema. È in questa fase che viene disperso il Gellan Gum della fase B, lo scheletro di tutta la formula. Non è un semplice addensante, costruisce un reticolo, cioè una rete tridimensionale rigida e trasparente, tiene il prodotto stabile nel tempo e permette proprio quel passaggio da gel a nebbiolina di cui parlavamo. Fase C, l'acqua che qui da sola è oltre l'85% di tutto il prodotto. Fase D, cloruro di sodio, cioè il comune sale allo 0,8%. E non è lì solo come sale, in questa formula aiuta attivamente Gellan Gum a formare il suo gel. Insieme una piccolissima quantità di mica e ossidi, questo giusto per dare una luminosità sottile nel flacone, e fase E aggiunta a freddo, cioè quando il prodotto si è già raffreddato, un estratto di acqua marina allo 0,5%, un complesso mineralizzante che porta magnesio e altri minerali in una forma che la pelle assorbe facilmente per sostenere idratazione e recupero. E accanto il vero protagonista, il complesso di TFNA al 2% con l'INCI che ti ho già letto all'inizio. Ma perché aggiungerlo a freddo e non prima?
perché anche se il TFNA regge oltre gli 80 gradi per un piccolissimo tempo, quindi per un tempo breve, con un attivo biotecnologico così prezioso la scelta più saggia è proteggerlo, aggiungendolo per ultimo, quando il sistema non deve più subire calore né agitazione forte. Il nostro messaggero anche in formula va trattato con i guanti. Formula perfetta quindi? E invece no, io direi che manca qualcosa. E qui arriva la parte che conta davvero, quella onesta, esattamente come ti insegno a fare con ogni formula del fornitore che analizziamo insieme. Questa è una formula dimostrativa nata per raccontare l'attivo, non per andare in produzione così com'è. E ha 3 vuoti reali, vediamoli insieme. Il primo, manca il conservante. Qualcuno potrebbe pensare è un gel con poca acqua libera, forse basta così. E qui devo spiegarti una distinzione che fa tutta la differenza. Quello che conta per i microbi non è l'acqua totale, è l'acqua libera, cioè quella parte d'acqua che i microrganismi possono davvero utilizzare per vivere e moltiplicarsi. Per abbassarla sul serio servono quantità di umettanti molto più alte di quelle presenti qui. E il gel and gum rallenta sì la diffusione di un'eventuale contaminazione, ma non abbassa l'acqua libera in modo misurabile. Su un gel con l'85% di acqua, per quanto erogato a spray, quindi esposto all'aria a ogni utilizzo, il conservante non è un optional. Ho aggiunto una fase F con il solito blend, cioè una miscela già pronta di fenoxietanol ed etilexilglicerin all'1%, sempre a freddo accanto alla fase E. Il secondo problema, manca il regolatore di pH. Il pH è quella scala che dice quanto una cosa è acida o basica. Senza correzione il pH finale di questa formula è indefinito, praticamente un'incognita. E su un prodotto pensato per pelle reattiva è un vero problema, è un problema serio, perché non sai se stai consegnando alla pelle qualcosa di compatibile con la sua natura. La pelle sana vive intorno ad un pH leggermente acido, tra 5 e 5.5, quindi ho aggiunto una fase G con un regolatore di pH che può essere acido citrico o sodio idrossido a seconda di dove si trova il pH di partenza, quanto basta per arrivare a quel target di 5-5.5. Si scrive quindi QS, quanto serve, quanto basta, perché la quantità esatta non si decide a tavolino, si dosa in laboratorio misurando finché non arrivi al valore giusto. Il terzo, e qui è una scelta che potrebbe sembrare una dimenticanza, invece non lo è, mancherebbe un chelante, come per esempio il GLDA. Il chelante è quella sostanza che cattura e neutralizza i metalli presenti in tracce, quelli che col tempo possono far irrancidire o comunque degradare una formula. Però mi faccio una domanda, perché qui non c'è? Perché il gel and gum forma il suo gel proprio grazie ai minerali con carica positiva, i cationi come il sodio, il magnesio, il calcio, e l'estratto marino porta magnesio proprio come suo punto di forza dichiarato. Un chelante andrebbe a catturare proprio quei minerali, indebolendo il gel e svuotando quel messaggio. È un compromesso ragionato, quindi questo non lo consideriamo un errore, ma ha un prezzo. Senza chelante il conservante lavora da solo, senza quel supporto che di solito i chelanti gli danno contro certi batteri più ostili. E chiudo con il principio che ripeto in ogni lezione, perché è quello che ti cambia davvero il modo di guardare una formula. Non sostituisci un nome, sostituisci una funzione. Ti ricordo il video che ho pubblicato settimana scorsa su questo argomento. Facciamo l'esempio pratico. E se il gel and gum non lo trovi? La domanda giusta non è quale ingrediente ha lo stesso nome, ma quale svolge la stessa funzione, perché qui il gel and gum fa 3 cose insieme: dà struttura, dà quella texture a gelatina e permette al prodotto di uscire dallo spray. Qualsiasi sostituto deve provare a tenere insieme queste 3 cose, accettando anche qualche compromesso. Vediamo le strade. Allora,
Se cerchi una sensorialità naturale ed elegante, prova lo Sclerotium Gum. Ti dà una scorrevolezza altrettanto bella, anche se il gel che ottieni è un po' meno rigido. Se invece vuoi un tocco più moderno e setoso, il Succino Glycan lavora benissimo. L'unico limite è che lo trovi con più fatica sul mercato. Poi ancora, Xanthan Gum FH è la strada più semplice ed economica, lo trovi ovunque, ma perde parte di quella eleganza dell'effetto gelatina che rende speciale questa formula. Con l'idroassetilcellulosa ottieni trasparenza e stabilità ottime, però l'effetto jelly sparisce completamente. Quindi non è la scelta giusta se quella texture la vuoi mantenere. E invece un mix di Sclerotium e Xanthan insieme è un buon compromesso, anche se non replica esattamente il comportamento della Gel and Gum. E lo stesso ragionamento vale per l'estratto marino. Non è semplicemente acqua di mare, è un complesso mineralizzante studiato per portare magnesio e oligoelementi in forma che la pelle assorbe davvero. Quando in laboratorio penso ad un'eventuale sostituzione, la domanda non è mai con cosa lo cambio, ma quale funzione voglio mantenere, perché un ingrediente così lavora su vari livelli insieme. Il livello del marketing, cioè l'idea di attivo marino che comunica bene, il livello del claim, cioè i minerali che posso dichiarare in etichetta, e il livello della funzione vera, cioè il supporto reale all'idratazione e al comfort della pelle. Se voglio ottenere il richiamo marino, la scelta più diretta è un'acqua di mare purificata. Se invece voglio ottenere la prestazione, posso usare un osmoprotettore come l'ectoina o anche la betaina. Sono molecole che aiutano la cellula a difendersi dallo stress, tenendola idratata e in equilibrio, anche se non portano minerali. E se voglio tenere insieme le due cose, posso costruire un piccolo sistema con entrambi. Ricorda, deve essere un mantra, non sostituisci un nome, ma sostituisci una funzione, sempre. E se questo modo di ragionare ti ha incuriosito, ne ho parlato in modo molto più approfondito in un altro video qui sul canale, tutto dedicato proprio a questo, come si converte e si ribalta una formula partendo dalla funzione degli ingredienti. Se vuoi andare più a fondo lo trovi linkato qui sotto in descrizione. Ma a questo punto torniamo a noi. Quello che abbiamo visto oggi ribalta un po' l'idea che avevamo del DNA in cosmetica. Il nostro messaggero bussa alla porta, entra, ma non forza mai la cassaforte, non stimola, non riprogramma, non entra nel nucleo. È il primo DNA bioingegnerizzato con questa forma a piramide, capace di superare la parete della cellula con efficacia dimostrata sia in provetta che sulla pelle vera, con un'azione completa di supporto e riparazione. Non spinge la pelle a fare di più, la aiuta a fare meglio e soprattutto più in fretta, quello che già sa fare. E abbiamo visto anche come si porta davvero dentro un prodotto, una formula reale, letta fase per fase, comprese le scelte che di solito restano dietro le quinte, perché manca o non manca un conservante, perché manca o non manca un chelante, perché ogni scelta ha sempre una ragione dietro. Quello che non abbiamo visto e che trovi solo dentro Cosmetech Academy sono le temperature esatte di ogni fase, i tempi di lavorazione e la sequenza operativa completa. Sono dettagli che hanno senso raccontati dentro un percorso completo dove c'è spazio anche per le tue domande. E se sei già qui sul canale e non ti sei ancora iscritto, fallo adesso e attiva la campanella. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e condividilo con chi formula insieme a te. È il modo più semplice per aiutarmi a portare questi contenuti a più persone. Ogni settimana pubblico video come questo e short sulle novità della cosmetica professionale, ingredienti, ricerca, tutto quello che succede nel nostro settore e che merita di essere raccontato bene. Questo canale è fatto per chi ama la cosmetica quanto la amo io.
Il TFNA è uno di quegli ingredienti che mi ricordano perché ho scelto questo mestiere, il punto esatto dove la biotecnologia incontra la formulazione, la scienza diventa qualcosa che puoi mettere in un flacone e passare sulla pelle di qualcuno. Un messaggero che ha imparato a bussare nel modo giusto, senza mai forzare una porta che non gli appartiene. Continuo a guardare questi incroci con la stessa curiosità del primo giorno e continuo a volerli raccontare a te. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao!